Salve curiosi, benvenuti o ben ritrovati. In questo video parliamo di Numa Pompilio, il secondo re di Roma, un sovrano la cui storia non è esente da leggende, ma al quale si attribuiscono importanti riforme religiose, nonché un lungo periodo di pace, cosa che nella storia di Roma, come vedremo, non era cosa scontata. Prima di cominciare, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e ad attivare la campanella degli avvisi. E per chi non lo avesse visto, rimando al video precedente in modo che riesca a seguire meglio questo argomento. E ora iniziamo subito con il nostro racconto. Dopo la controversa scomparsa di Romolo segue un periodo oligarchico, dove i senatori si alternano nella gestione del potere, ma questo sistema risulta fallace e dopo circa un anno il popolo romano è scontento, così alla fine i senatori capiscono che governare Roma senza un capo non è affatto cosa facile. Detto tra noi, penso che fosse comunque più facile all'epoca rispetto ad oggi. Comunque. Il Senato dunque si riunisce e ogni fazione propone il suo candidato, il senatore Proculo dalla parte dei Romani e il senatore Velesio dalla parte dei Sabini, ma nonostante questo non si riesce a raggiungere un accordo, finché a un certo punto qualcuno fa il nome di Numa Pompilio. Membro della tribù dei Tizies, quindi uomo di origine sabina, sembra essere il candidato ideale per vari motivi. Primo perché è il genero di Tito Tazio, secondo perché è nato lo stesso giorno in cui è stata fondata Roma, quindi probabilmente gli dei lo favoriscono, e in più è sempre stato famoso a tutti per il suo ottimo carattere e la sua dedizione verso le funzioni religiose. Quindi il Senato sceglie lui e gli propone l'incarico, ma inizialmente Numa Pompilio rifiuta, perché all'epoca aveva già 40 anni, quindi si sentiva troppo anziano per rivestire questo importante incarico e preferiva una vita tranquilla fatta di studi. Ma i senatori insistono e alla fine lo convincono. Ma come anche ha fatto Romolo prima di lui, Numa vuole essere sicuro che gli dei sono favorevoli alla sua elezione, quindi si reca sul Campidoglio in compagnia di un augure per prendere gli auspici. L'esito è favorevole e il popolo romano può finalmente acclamare il suo nuovo re. Numa si rende subito conto che ha bisogno di dare a Roma una serie di leggi e un codice morale per affievolire quello spirito guerriero che sotto Romolo aveva reso il popolo rozzo e bellicoso. Per fare questo decide di attuare una serie di riforme religiose e, per rendere la cosa più accettabile, dice al popolo di Roma di agire per il bene della città consigliato da Egeria, ossia una ninfa, una delle divinità delle acque sorgive. Se adesso state pensando all'acqua minerale c'è una ragione, ma ci torniamo più tardi. Quindi Numa inizia a rivoluzionare la società romana creando degli ordini sacerdotali e talvolta migliorando quelli esistenti, come nel caso degli auguri. Questi sacerdoti, come detto in un video precedente, sono coloro capaci di leggere e interpretare i segni degli dei e possono farlo in vari modi, ad esempio osservando il cielo, dal volo degli uccelli ai tuoni, dai fulmini alla pioggia e per farlo spesso utilizzavano delle, piattaforme, dei rialzi chiamati auguraculum. E la cosa interessante è che se oggi salite sul Campidoglio troverete proprio i resti di una di queste piattaforme. Altre volte invece interpretavano il comportamento degli animali, in particolare quello dei polli, che venivano spesso anche condotti sul campo di battaglia durante una campagna militare. Pensate, i romani credevano che se i polli avessero mangiato con appetito, la battaglia sarebbe stata vinta. Al contrario, se invece i polli fossero stati inappetenti, era meglio starsene a casa. La figura dell'augure inizialmente era associata alle famiglie patrizie, quindi quelle più ricche, e consigliavano i loro membri sulle funzioni religiose prima di un evento importante. Anzi, talvolta era lo stesso capofamiglia a rivestire questo ruolo. Molto presto però questa figura divenne sempre più quella di un sacerdote pubblico, quindi al servizio della comunità, sia in patria sia in guerra. Adesso iniziamo a parlare dei nuovi ordini fondati da Numa Pompilio, a partire da quello dei Flamini. Chi erano i Flamini? Anch'essi sacerdoti, ma che si occupavano di un dio in particolare e quindi di tutti i riti e di tutte le festività ad esso collegate. I Flamini più importanti, detti maggiori, erano quelli che si occupavano delle più importanti divinità, ossia tre: Giove, il padre di tutti gli dei, Marte, il dio della guerra, e Quirino, che sarebbe Romolo divinizzato. Quindi di conseguenza nacque la figura del Flamine Diale, il Flamine Marziale e il Flamine Quirinale. A loro seguono poi altri 12 Flamini detti minori che si occupavano delle restanti divinità. Il secondo ordine è quello dei Sali.
Anch'essi sacerdoti, i quali dovevano fondamentalmente custodire un oggetto sacro, ovvero l'ancile. Che cos'è l'ancile? Niente meno che lo scudo del dio Marte. Secondo una leggenda, durante l'ottavo anno di regno di Numa, una pestilenza colpì la città. Così Numa iniziò a pregare affinché il popolo di Roma venisse salvato e per tutta risposta dal cielo precipitò lo scudo di Marte in persona. Questo scudo quindi rappresentava l'invincibilità e la salvezza di Roma e Numa ordinò ad un fabbro di nome Mamurio Veturio di realizzarne 11 copie affinché l'originale non venisse mai rubato. Quindi sia l'originale che queste 11 copie venivano consegnate ai sali, che avevano il compito di custodirli, e di portarli in processione per Roma nel periodo di marzo, quindi quando iniziavano, le campagne militari, e dovevano percuotere questi scudi con delle lance cantando e saltando per risvegliare lo spirito guerriero di Roma. Infatti il nome di questi sacerdoti deriva dal latino salire, che significa saltare. Passiamo ora al terzo ordine, quello dei Feziali, composto da 20 membri tra cui spicca il Pater Patratus. Erano fondamentalmente una sorta di ambasciatori che avevano il potere di interlacciare rapporti con i popoli confinanti, richiedere un risarcimento qualora fosse stato fatto un torto ai danni di Roma e anche dichiarare guerra. Quando si verificava quest'ultima circostanza, 2 o 4 feziali al massimo si recavano ai confini del territorio nemico per compiere degli atti cerimoniali, come ad esempio scagliare simbolicamente una lancia in territorio nemico, segno che le ostilità erano aperte. Mano a mano però che Roma si ingrandisce e che quindi le distanze da compiere a piedi diventano troppo grandi, la figura del feziale diventa sempre meno fondamentale, infatti la vedremo scomparire abbastanza presto. L'ultima notizia che se ne ha è sotto l'imperatore Claudio, che cercò in qualche modo di ripristinarla, ma poi scomparve definitivamente. Passiamo ora all'ordine successivo, forse il più famoso, quello delle Vestali, le sacerdotesse della dea Vesta. Vesta era la protettrice del focolare domestico e infatti il compito delle Vestali era quello di mantenere sempre vivo e acceso il fuoco sacro di Roma in un tempio a lei dedicato. Pensate, una Vestale veniva scelta fin da giovanissima, tra i 6 e i 10 anni, tra le famiglie patrizie di Roma, e una volta entrata in servizio godeva di tantissimi prestigi e onori, ma soprattutto diritti che le donne comuni non possedevano. Ad esempio, percepivano un salario, potevano muoversi sopra una lettiga e non potevano essere assolutamente toccate, anzi bisognava cedere loro il passo. Addirittura, se avessero incontrato casualmente per la strada un condannato a morte, avrebbero potuto graziarlo. Fortunato chi le incontrava, quindi. Ma il privilegio più grande di cui godevano era quello di poter essere seppellite all'interno del Pomerio, quindi all'interno del confine sacro di Roma, quando normalmente chiunque doveva essere seppellito fuori dalle mura cittadine. Se però da una parte essere vestali era vantaggioso per tutti i motivi che abbiamo detto, dall'altra dobbiamo considerare che questa carica imponeva uno stile di vita molto, molto duro alle ragazze, pieno di sacrifici e di doveri ai quali non potevano assolutamente trasgredire. In particolare, come detto, dovevano alternarsi nel sorvegliare che il fuoco sacro di Roma bruciasse in eterno e preparare i cibi da utilizzare nelle varie cerimonie e soprattutto mantenersi caste per tutta la durata del servizio, ossia 30 anni. Dopodiché erano libere di sposarsi. Se una vestale avesse lasciato spegnere il fuoco o si fosse concessa a un uomo, la punizione era terribile. Veniva condotta sul Quirinale in un luogo detto Campus Scelleratus e lì sepolta viva. L'ordine delle Vestali, che inizialmente prevedeva 4 vergini, poi diventate 6, è probabilmente nato sotto Romolo perché il rito di fondazione di Roma prevedeva l'accensione del fuoco sacro e anche perché sul Palatino sono state trovate tracce del primo tempio dedicato a Vesta. Viene comunque associato a Numa Pompilio perché sotto di lui quest'ordine sacerdotale si compone di regole vere e proprie e inoltre viene costruito un nuovo tempio dedicato proprio a Vesta. Arriviamo all'ultimo ordine sacerdotale, ma non ultimo per importanza, ossia quello dei pontefici. Un nome che oggi noi utilizziamo per indicare i vescovi della Chiesa Cattolica, ma che nella Roma arcaica indicava dei magistrati dediti proprio alla costruzione dei ponti. Il primo ponte di Roma, che sembra sia stato proprio affidato a questo collegio sacerdotale, fu il ponte Sublicio, costruito all'incirca nel VII secolo a.C.
Oltre a questo, i pontefici erano sostanzialmente degli esperti in tutto ciò che riguardava il sacro, quindi consigliavano e suggerivano alle persone come adempiere al meglio ai propri doveri religiosi nel bene di Roma. Alla fine tutto ruota intorno al fatto che non bisogna scontentare gli dei e i pontefici erano i massimi esperti in materia ed erano presi in grande considerazione, considerando che esercitavano un forte controllo sia sulla vita pubblica sia in campo giuridico. A capo dei pontefici vi era il pontefice massimo, la massima carica a cui un qualsiasi cittadino romano potesse mai aspirare. Fondamentalmente, quindi, che facevano i pontefici? Simbolicamente rappresentavano dei ponti che collegavano le persone, il cittadino comune, con gli dei. E questi erano gli ordini sacerdotali creati da Numa Pompilio. Ma a questo re si attribuiscono anche opere pubbliche, come ad esempio la costruzione del Tempio di Giano Bifronte. Giano era una divinità romano-italica molto antica, con due facce, capace di vedere sia il passato che il futuro. Le porte di questo tempio avevano un valore simbolico perché quando erano lasciate aperte significava che Roma era in guerra, mentre quando venivano chiuse significava che Roma era in stato di pace. La cosa però curiosa è che per tutta l'esistenza di questo tempio le sue porte rimasero chiuse solo 3 volte, almeno stando alle fonti antiche, quindi praticamente Roma era sempre in guerra. La prima volta vennero chiuse infatti sotto Numa Pompilio, che si preoccupò, prima di chiuderle, di stipulare rapporti di pace e alleanza con i popoli vicini. La seconda volta fu sotto l'imperatore Augusto e la terza ed ultima volta sotto l'imperatore Nerone. Però pare che di questo tempio non rimanga alcuna traccia, il che fa pensare che venne completamente distrutto. L'ultima volta in cui si dice che le sue porte rimasero aperte fu sotto il regno di Gordiano III nel 242 d.C. alla vigilia della battaglia contro i Sasanidi. Poi non se ne ebbe più notizia. Infine, tra le opere più importanti attribuite a Numa Pompilio c'è la riforma del calendario, il quale venne creato sotto Romolo, ma all'inizio si componeva solo di 10 mesi, iniziava a marzo e finiva a dicembre. Numa aggiunse quindi il mese di gennaio dedicato a Giano e il mese di febbraio dedicato a Februs, il dio della morte e della purificazione. Inoltre fece una suddivisione dei giorni, i giorni fasti, dove era possibile compiere determinate azioni, e i giorni nefasti, dove invece era proibito, fondamentalmente sempre per non attirare la mala sorte sulla città di Roma. E adesso togliamoci qualche curiosità su Numa Pompilio e parliamo nel dettaglio di questo re, che viene considerato, alla stregua di Romolo, una figura mitica che forse non è mai veramente esistita, ma al cui nome vengono attribuiti degli eventi. In effetti ci sono aspetti della sua vita che fanno un po' riflettere, ad esempio il fatto che visse per 81 anni, cosa che sarebbe un record mostruoso per l'epoca se consideriamo che già arrivare a 50 era veramente difficile. Al di là però dell'età, che volendo potremmo anche considerarlo come un fatto eccezionale, ci sono delle leggende all'interno della sua vita, come questo amore nei confronti della ninfa Egeria. Sembra che questa relazione iniziò dopo che il re rimase vedovo di sua moglie Tazia. Infatti Tito Livio e anche Dionigi di Alicarnasso raccontano che Numa si recava spesso da solo ai piedi del Celio in un boschetto dove la ninfa viveva, anche se tendenzialmente i romani non credevano a questa storia. L'aspetto però più bello viene adesso. Dopo la morte di Numa, sembra che Egeria cadde in una disperazione profonda e iniziò a vagare per i boschi fino a raggiungere l'odierna cittadina di Ariccia. Qui si lasciò andare a un pianto profondo e disperato e sembra che la dea Diana, mossa a compassione, decise di trasformarla in una fonte d'acqua perenne per porre fine al suo tormento. Quindi, quando prima avete pensato all'acqua minerale Egeria, avete fatto bene, perché il nome prende proprio spunto da questa storia. A dire il vero, di fonti dell'Egeria ne esistono ben 2, una vicino ai Colli Albani e l'altra in prossimità della Porta Capena. Che poi, se ci pensate un attimo, è come se noi bevessimo le sue lacrime. Romantico. C'è però anche un'altra storia riguardo Numa Pompilio, questa volta se vogliamo più verosimile. Nel 181 a.C., sotto i consoli Publio Cornelio e Marco Bebio, un contadino sta scavando nel suo campo, quando si imbatte in 2 sarcofagi. Uno riporta l'iscrizione funeraria di Numa Pompilio, quindi sembra proprio contenere il suo corpo. L'altro invece è un sarcofago anonimo, senza nessuna iscrizione. I romani accorrono e decidono di aprire proprio questo secondo sarcofago, all'interno del quale trovano ben 14 testi scritti proprio dal re defunto.
Questa scoperta è stata testimoniata da più fonti antiche, quindi sembra essere realmente avvenuta, ma tutti erano un po' discordanti sul contenuto di questi libri. I più pensano che si tratti di una serie di principi religiosi raccolti proprio da Numa e probabilmente anche di una lista dei suoi principali editti. Si decise però di non tramandare questi testi ai romani, perché in quel momento Roma stava subendo un processo di ellenizzazione, stava di fatto abbracciando la cultura greca. Ed essendo questi testi appartenenti a una Roma arcaica, dove la mentalità era molto rigida, c'era il rischio di destabilizzare la popolazione, sempre che fosse stata in grado di leggerli e capirli. Quindi purtroppo, per quanto ne sappiamo, questi testi vennero bruciati e non ci sono pervenuti. Peccato. E qui termina questo video su Numa Pompilio, ma ci vediamo prestissimo con un prossimo episodio, stavolta incentrato sul terzo re di Roma, ovvero Tullo Stilio, che come vedremo sarà un sovrano completamente diverso. E se tante volte l'azienda che imbottiglia l'acqua Egeria dovesse vedere il suo fatturato aumentare un pelino a poca distanza dalla pubblicazione di questo video, sappia che sono aperto a discutere della mia percentuale. Detto questo, io vi ringrazio per essere rimasti con me fino a questo punto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e non dimenticate di scrivere nei commenti cosa ne pensate. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.